L'ho intitolato Smettila di incasinarti. Quindi andiamo ad approfondire la lezione precedente, quindi è un continuo della lezione precedente. Allora, innanzitutto Smettila di incasinarti è il titolo di un libro di Roberto Re, non so se qualcuno di voi lo conosce o ha letto il libro, ed è proprio... A me è piaciuto questo libro, l'ho letto tantissimi anni fa, penso fosse appena uscito, e mi è piaciuto perché spiega esattamente come le nostre memorie, i nostri condizionamenti, le nostre credenze, le esperienze degli altri diventino poi nostre senza avere fatto però l'esperienza in prima persona. E come siamo condizionati da quello che potrebbe succedere, quindi non solo nel nostro passato, ma proprio anche da quello che pensiamo potrebbe essere il nostro futuro, cosa che è impossibile ovviamente da definire. Perché il libero arbitrio è ciò che definisce il nostro presente e quindi modifica, come dicevamo, sicuramente il futuro, ma anche potrebbe modificare il nostro passato. Esatto. Noi diciamo spesso questa frase agli altri. Infatti siamo bravissimi a consigliare gli altri, siamo bravissimi a dire agli altri cosa dovrebbero o non dovrebbero fare, siamo bravissimi a inquadrare la situazione dell'altra persona, perché comunque nella maggior parte delle volte riusciamo, quando conosciamo bene la persona, a inquadrare effettivamente. Cosa facciamo noi? Siamo bravissimi, come dicevo, a vedere negli altri, non siamo in grado di vederlo in noi stessi. Allora, la cosa migliore è, come diceva appunto Sonia, riferirsi agli altri. Spesso e volentieri però quando noi ci riferiamo agli altri, che sono il nostro specchio, tra l'altro, e non è un caso che scegliamo una persona o un'altra in quel momento, è perché quella persona sta risuonando esattamente con noi e in quel momento ci potrà dare delle informazioni utili per comprenderci. Ecco, la legge di attrazione funziona così. Cioè la persona che ho di fronte, o le persone, la situazione a cui mi trovo di fronte, è esattamente quella che mi sta dando le informazioni precise per me. Devo essere io poi in grado di cogliere quelle informazioni. Perché chiedi e ti sarà dato, ma le persone dimenticano sempre la parte successiva di questo chiedi e ti sarà dato. Poi rimani sveglio per ricevere, vedere e ricevere la risposta. Ok? Quindi non è chiedi ti sarà dato ma addormento. No, vegliate perché non sapete nel giorno né l'ora. Mi raccomando, perché il Vangelo, perlomeno i 4 Vangeli canonici che vengono spesso denigrati dal mondo olistico, hanno invece tutte le informazioni che servono intanto per capire la legge di attrazione, visto che stiamo parlando comunque di questo, ma anche come vivere ovviamente la propria vita. Il chiedi e ti sarà dato, vegliate perché non sapete nel giorno né l'ora, significa ogni volta che tu chiedi all'universo, Dio, fonte, matrix, chiamatela come volete, ok? Ma ogni volta che tu chiedi all'universo, cosa accade? La risposta ti arriva. O meglio, ti arriva tutta una serie di risposte che possono esserti utili. Poi devi essere però tu pronto a riceverla, quella informazione. Perché se non sei pronto tu a riceverla, passa il momento e ti sei perso la risposta. Sono le famose anche sincronicità. Perché le chiamo sincronicità? Perché l'ho colta. Ok? Quando non le cogliamo non sono sincronicità, certo, perché non sono collegata a quello stesso tipo di frequenza. Quindi chiedi ti sarà dato ma rimani sveglio significa la risposta arriva, sta a te vederla e accoglierla. Perché non solo la devo vedere, la devo poi accogliere. Una volta che l'ho accolta, devo essere in grado poi di
organizzare tutta l'azione da fare poi successivamente. Detto questo, quindi, noi sappiamo che la legge di attrazione funziona sempre. Perché? Perché è una legge universale, è ineludibile e quindi funziona sempre. Ci siamo creati noi quella situazione, magari non sappiamo perché, cioè non riusciamo ad essere consapevoli e andare a capire quali sono stati i meccanismi che ci hanno portato a questo. Dobbiamo capire una cosa, noi attraiamo i simili, quindi noi attraiamo e ci creiamo un mondo relativo alle vibrazioni che siamo noi in quel momento. Non sono mai gli opposti che si attraggono, ma sono i simili. Allora, quando i due punti di vista sembrano opposti, significa che sono in due posizioni diverse, tra loro magari opposte, ma sono in direzione convergente, non sono in direzione divergente, ok? Se è in direzione divergente, allora sono gli opposti che si allontanano. Se sono in maniera convergente, allora sono i cosiddetti, tra virgolette, opposti che si attraggono. Per capire la legge di attrazione dobbiamo comprendere prima di tutto che vi sono una serie infinita di vettori che convergono nel nostro obiettivo. Quindi noi siamo la risultante di ogni, cioè della vibrazione di ogni nostro pensiero, emozione, azione, parola, sentimento, di ogni apparato del nostro organismo, di ogni organo del nostro organismo, di ogni cellula e di ogni atomo, ma anche delle informazioni che arrivano dall'esterno. Quali, per esempio? I vestiti che indossiamo oggi, il luogo dove siamo, quindi l'ambiente. Per esempio oggi siamo qui, se fossimo in un altro ambiente probabilmente avremmo delle energie diverse che convergono, delle persone che ci circondano, degli oggetti che ci circondano o che sono a contatto con noi. Sembrano cavolate, ma fidatevi che non è così, perché un minimo di vibrazione diversa ti porta poi ad un obiettivo raggiunto diverso, ok? Quindi importantissimo anche comprendere questo. Ma allora capiamo perfettamente ora come avviene tutto questo. Per semplificare il tutto, poniamo caso che siano solo 3 le forze che intervengono nel nostro obiettivo, nel raggiungimento del nostro obiettivo, perché sennò insomma dovremmo parlare. Teniamo conto di queste 3. Questi 3 vettori sono pensieri, emozioni e azioni, ovvero l'insieme del nostro apparato psicofisico e della nostra macchina biologica, il campo mentale, il campo emotivo e il campo fisico. Quindi ogni vettore ha una sua vibrazione propria, ok? Più o meno veloce, più o meno ampia, più o meno alta, e quindi ovviamente ha una sua vibrazione. Anche il nostro obiettivo ha una vibrazione sua propria, ok? Quindi, prima cosa, i 3 vettori di pensieri, emozioni e azioni devono essere tutti nella stessa direzione, quindi devono vibrare all'unisono. Perché? Se il mio vettore dei pensieri va di là, il mio vettore delle emozioni va di là e il mio vettore delle azioni va di là, il mio obiettivo è là, non lo raggiungerò mai, ok?
Quindi, prima cosa, il mio obiettivo è là, pensieri, emozioni e azioni devono essere tutte in quella direzione, ok?